Vedete qui? C'è una Porsche. Nel parcheggio ci sono altre Porsche. Questi sono Giuseppe e Enzo. Siamo all'evento della presentazione della nuova Porsche Macan. Enzo, tocca a te oggi fare l'intro, il nostro solito, vai. Niente, godetevi il video, divertitevi speriamo, e soprattutto se vi è piaciuto mettete mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati sui nostri prossimi video futuri che faremo. E seguite anche i nostri canali social, li Instagram mettiamo qui. e Facebook. Bravo. Beh, io direi che possiamo andare alla Possiamo serata. cominciare, sì. Si gode giustamente la serata, ma noi siamo WeDrive e siamo speciali. Il motivo per cui noi siamo speciali è perché noi abbiamo le chiavi di questa. E adesso ve la facciamo vedere subito live. Oh, grazie ragazzi, grazie. Allora, ovviamente purtroppo la luminosità è quella che è, ma questa è la nuova Porsche Macan. Io direi anche di accendere le luci. Plafoniera LED, interessante. Buonasera. Allora, Enzo, ciao. Siamo all'interno della nuova Porsche Macan. Poi vediamo, vi faccio vedere gli esterni. Allora, tu appoggio la chiave. Vabbè, diciamo che è una Porsche. Praticamente è la Porsche che conosciamo benissimo. Non è cambiato tantissimo dalla vecchia Porsche. No. È più che altro un restyling, più che un nuovo modello. In realtà penso che il vecchio modello non abbia. Esatto. La differenza più grande agli interni è lo schermo, che è molto più grande. Ma io direi di accenderlo, partire con ordine, quindi da sinistra, classico selettore, accensione luci, inserimento per la nostra chiave, spostandoci al centro il classico quadrante volante con 3 indicatori, centrale, In realtà il contraggiro, classico è sinistra. 5. Vabbè, Ha ragione, esattamente classico ragione. della Macan. Volante a 3 razze con altrettante bucature centrali, al centro il mastodontico tunnel che si è aggiornato appunto con il nuovo questa è la sistema di differenza. intrattenimento di cui vi stava parlando Enzo. E la differenza rispetto alla Macan vecchia, ovvero questo schermo è molto più grande e anche di qualità decisamente migliore, e per far spazio allo schermo hanno spostato le bocchette dell'aria condizionata, diciamo, dai lati dello schermo, come era il vecchio precedente, in basso, Sì. diciamo al di sotto dello Una cosa che ho schermo. notato rispetto alla nuova Porsche Panamera, penso anche rispetto anche alla nuova Porsche 911, tutti i comandi per controllare insomma il menu, controllare l'aria condizionata sono questa volta fisici. Infatti vedete qua c'è per la temperatura, qua c'è per la ventola, qua per settare appunto la direzione della ventola. Allora, dicevo, la Panamera sì, è molto bella con questa diciamo piano black, però ovviamente si sporca molto facilmente, mentre questa non mi dispiace, questa Si rimanevano le ditate sul... sì, questa qui mi piace, ovviamente qualità Porsche, perfetta, si sente. E mi piace, vediamo un po' Sono i l'infotainment, tasti che piacciono a me, questo. navigatore. Ora vediamo i tuoi tasti, Enzo. Navigatore con la mappa, penso che sia, infatti insomma, parliamo di una macchina di 80.000 euro. Bella. Ma vediamo i tasti di Enzo. Questo è il tasto appunto per Vediamo se configurare cambia l'auto in sullo sport, sport. qui per settare le Sospensioni. sospensioni, questo è il tasto preferito del piccolo Enzo. E questo in realtà possiamo anche cancellarlo perché Enzo. Non mi interessa, Ma non questi mi tre, interessa. diciamo. Ma hai fatto vedere anche... Ora faccio vedere anche gli esterni. Porta. No, ora devo fare vedere anche gli esterni. E anzi, io direi facciamo subito gli esterni, poi torniamo agli interni. La cosa più particolare della nuova Macan è il sistema di collocamento del tasto per l'apertura del bagagliaio. Perché dov'è? Perché è stato posizionato qui. Ah. Poi lo facciamo vedere meglio perché non si è visto più. Va bene, in primis chiudiamo perché allora, non cambia tantissimo la Macan da quella vecchia. L'unica cosa che realmente cambia è appunto i fari posteriori, che come potete vedere riprende il disegno della Porsche Panamera e della nuova Porsche
911, la 992. È un disegno che, sono sincero, allora a luci accese mi piace molto, a luci spente non tanto mi piace. Doppio scarico, ovviamente. L'effetto tridimensionale. È bella, sì, vediamo. Sì, è bello, è particolare questo. Nuovi e esageratamente più grossi rispetto alla Scarichi. precedente versione sono gli scarichi, che sono in questo caso singoli e non più Della doppi. versione base, Sì, sì, non S, esattamente. non S e non tutti. Quindi le dimensioni ovviamente rimangono praticamente. Che non so se inquadrato prima. Sì, rimangono praticamente le stesse. E al frontale, forse l'avete visto durante la presentazione, alla fine cambia poco, diciamo, come disegno. Forse l'unica cosa che cambia sono appunto i fari in sé per sé, che adesso partono normalmente a LED, cioè di serie sono a LED. Questa invece, vediamo se si riesce a leggere, c'è un po' di umidità. Questa è la 2180 kW e 245 cavalli, una bella bestiolina. È bella, mi piace. Ecco, Enzo ha acceso le luci, vedete? Si vede meglio. Non sono più 4 punti LED, ma sono 4 piccole strisce LED. Poi hanno cambiato anche le prese d'aria, che sono più grandi, più cattive, belle. Comunque, che te ne pare, Giuseppe? Illuminato dai fari LED? Sicuramente di notte si vedono molto di più le differenze che di giorno. Sì. Perché un occhio poco attento potrebbe sembrare la stessa Macan di sempre. Appunto, grazie a queste nuove forme di LED, alla struttura differente che ha con la sua illuminazione nel buio, si può distinguere molto più facilmente rispetto alla precedente edizione. Sinceramente, con questa colorazione black, un cerchio molto particolare, stile classico Porsche da 20. Rende molto, appunto, qui come possiamo vederla adesso. Tra l'altro, da notare la particolarità per l'off-road di questa fascia paraurti, paracolpi, qui posizionata in plastica dura. Prima non c'era, vero? No, che io ricordi no. Bella. Mi piace. Ecco, vedete, così come la vedreste di giorno. E ho detto, questo disegno di giorno non mi piace, non mi convince molto. C'è un po' di umidità stasera. È un po'. Sono 3 quarti posteriore. Beh. È molto difficile poterla Sì. riconoscere come la nuova Macan. Anche un 3 quarti anteriore, guardandola di sfuggita per le strade delle nostre città. Io voglio dire, non è un colore lucido, soltanto l'umidità. Diciamo che, come un po' tutto il corso stilistico Porsche, al momento si parla soltanto di piccoli aggiornamenti, come potremmo dire lo stesso magari per la versione del nostro software telefono 8.3 piuttosto che 8.2, ma alla fine il concetto dell'auto rimane il medesimo. Cioè non è Così una versione per le più completa. sportive, così lo è invece per modelli come appunto la Macan, la Cayenne, dove abbiamo una rielaborazione dell'auto, ma il concetto rimane sempre il medesimo, ovvero la stessa auto. Esatto, le modifiche principali sono sostanzialmente 3. All'anteriore i nuovi fari LED, però la forma di fare è sempre la stessa, e i paraurti con le prese d'aria più grosse per dare un po' più di aggressività all'auto. Al posteriore sempre i gruppi ottici che appunto si uniscono e riprendono lo stile delle nuove Porsche. E poi lo schermo all'interno dell'auto, ma per il resto diciamo È invariata. Anche le proporzioni mi sembrano. Sì, è la stessa auto. Facciamo vedere anche l'esterno, cioè anzi il bagagliaio. Si apre da qui, nuova apertura. Bagagliaio ampio, molto ampio. Vedete? Molto ampio. Poi in realtà è anche abbastanza alto, diciamo che forse 2 valigie entrano grandi, quindi bella comoda, ovviamente l'etrattuato. Ma vediamo anche gli interni, però dal sedile posteriore. Come potete vedere la seduta sembra molto comoda, ovviamente i sedili davanti sono totalmente avanti. Beh ragazzi, che dire, comunque business class, siamo veramente, cioè tanta distanza, si sta veramente comodi. Ovviamente sedili in pelle, tessuto di altissima qualità. Mi piace molto. Possiamo uscire.
Ragazzi, che dire, questa serata termina qui, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato, abbiamo visto Abbiamo fatto la Macan. scorta di gadget. Un po' di gadget. Volevamo non farvelo vedere, ma Bartolo ci teneva tantissimo. E Chiaro. niente, se questo video vi è piaciuto, come al solito, magari lasciateci un mi piace. Nel caso in cui abbiate qualche domanda, informazione, consiglio, suggerimento, scrivetecelo qui sotto nei commenti. Per qualunque altro video circa la Macan o annessi e connessi Porsche, cliccate qui sopra, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella nel caso vogliate seguire tutti i nostri video. Ciao! Come potete vedere, ci sono 2 esemplari di pavone. Ma qua mette a fuoco sulla grata qua. Fa niente. Il secondo sono io, Giuseppe. Fidatevi, c'è un pavone dietro la grata e qui c'è un altro pavone. Giuseppe chiede dov'è il secondo? Giuseppe non ci crede. Beh ragazzi, buonanotte. Mi piacciono le riprese dal basso perché sto riprendendo io. Beh, Questo Enzo molto simpatico, se vi è piaciuto lasciate un pollice in su. Ecco, adesso Enzo non è più simpatico, si è standardizzata la massa. beh, la chiusura è fatta. Ciao. E così si rompe la telecamera. la chiusura.